Questa non è una pera. È la Gynopédie numero 1. Scommetto che l'avete ascoltata decine di volte, ma non conoscete la sua storia. Non è solo una melodia rilassante, è un atto di sabotaggio contro il mondo moderno. L'uomo che l'ha scritta era senza mezzi termini il compositore più eccentrico dell'intera storia della musica. Erik Satie, un amico e contemporaneo del grande Debussy, che volle aiutare il collega orchestrando proprio questa composizione. Satie contro Debussy. Chi era il vero genio tra i due? La risposta sembrava scontata ai contemporanei, ma non è scontata per noi. Parigi 1891. Piove sui tetti di Montmartre. Siamo nel tepore di un cabaret fumoso, Le Chat Noir. Al pianoforte c'è un uomo surreale, circondato da ubriachi e ballerine, vestito di velluto, che suona accordi sospesi, immobili, ripetitivi. Satie veste sempre allo stesso modo, ha 7 completi di velluto identici. Gira sempre con l'ombrello. Dopo la sua morte ritroveranno a casa sua una stanza sigillata con dentro un centinaio di ombrelli tutti uguali. Satie viaggia tutti i giorni alla stessa ora in bicicletta da Arcueil a Montmartre e in caso di pioggia copre i suoi ombrelli sotto al soprabito per non farli bagnare. Nella Parigi di quegli anni circolavano estetiche sovversive, il cubismo, il dadaismo e poi il surrealismo, estetiche che volevano sovvertire l'ordine sociale. Satie aveva composto le musiche per un film di René Clair che divenne poi il manifesto dell'estetica dadaista, Entr'acte, in cui vediamo il compositore stesso con uno dei suoi abiti tutti uguali e uno dei suoi ombrelli inutili. Ogni cosa nella vita di Satie diventava una provocazione. In un suo scritto autobiografico di quegli anni, pubblicato su una rivista, Satie ironizza sulle vite dei grandi compositori e afferma: «Mi nutro esclusivamente di cibi bianchi, uova, zucchero, ossa grattugiate, il grasso di animali morti, vitello, sale, noci di cocco, pollo cotto in acqua bianca, muffa della frutta, riso, rape». L'avevano cacciato dal conservatorio perché era davvero troppo strano. Suonava nei cabaret e aveva sviluppato uno spirito irriverente, satirico e sovversivo. Ma tra i tavoli di quei cabaret si aggirava gente di ogni tipo. C'era anche un compositore di conservatorio, e non uno qualunque. Era un giovane astro nascente che con il suo Enfant prodige aveva appena vinto uno dei più prestigiosi premi di composizione del mondo, il Grand Prix de Rome del 1884. Debussy viaggiava per l'Europa e frequentava i salotti dell'alta aristocrazia. Satie invece era un provocatore, era iscritto al Partito Socialista. Dopo la Prima Guerra Mondiale si iscrisse al Partito Comunista francese. Il suo modo di vestire, la sua musica, era il rifiuto totale della frenesia e dell'omologazione industriale di fine Ottocento. Vi sentite mai logorati dall'attività frenetica della vita contemporanea? O alienati dal progresso? Il fatto è che ci siamo evoluti per ritmi molto più lenti di questi e questo ci fa soffrire. Ma soffrire per cosa? È una dittatura del progresso. Questo è un tema centrale alla fine dell'Ottocento. Le città diventano enormi fabbriche fumose. L'impatto psicologico del treno sulla concezione spaziale delle persone fu devastante. La natura divenne presto un panorama che si guarda da lontano. O una macchia sfocata sullo sfondo. All'inizio dell'Ottocento Parigi aveva circa 500.000 abitanti. Nel 1889, l'anno dopo la stesura delle Gynopédie, la popolazione aveva superato i 2,5 milioni.
Parigi veniva rosicchiata dalle macchine rumorose dei cantieri, venivano rasi al suolo interi quartieri storici per costruire i Grand Boulevard e far scorrere velocemente le carrozze e le merci, e anche per permettere ai cannoni di sparare dritto sulla folla in caso di una nuova rivoluzione. Sapete com'è la Francia. Mentre il grande Debussy scriveva raccolte pianistiche raffinate con titoli evocativi e poetici, come La cattedrale sommersa o Passi sulla neve, Satie proponeva per la pubblicazione i suoi preludi flaccidi per un cane. L'editore naturalmente li rifiutò per via del titolo senza senso e Satie ripropose di nuovo l'opera cambiando il titolo in quello definitivo: I veri preludi flaccidi per un cane. L'armonia delle ginopédie è una reazione, non procede, rimane bloccata in bolle sonore, immobili. Accordi di settima maggiore cadono su altri accordi di settima maggiore, creando un senso di immobilità armonica, contemplativa, su cui ondeggiano delle melodie modali. Una concezione musicale che rifiuta l'ordine borghese delle accademie, la tensione armonica funzionali della tradizione, la pesantezza retorica del romanticismo wagneriano. Debussy era rimasto folgorato da Satie, ma lo guardava dall'alto in basso, con un senso di superiorità. Nessuno al tempo avrebbe comparato un genio come Debussy con un freak come Satie. Eppure oggi la nostra prospettiva è completamente ribaltata. Il vero genio era sempre stato Satie. Nel 1902 Debussy aveva appena trionfato con il suo capolavoro, Pelléas et Mélisande. Era diventato improvvisamente il re indiscusso dell'avanguardia francese, acclamato dai salotti, dai critici, dal pubblico. Era l'anti-Wagner. Satie, invece, aveva 37 anni e suonava ancora nei cabaret per pochi franchi, e il pubblico amava provocarlo. Nel 1917 avrebbe composto Parade, un balletto per i balletti russi di Diaghilev, con le scenografie di Picasso. Il pubblico si sentì così provocato che gli autori vennero quasi linciati. Pensate, pubblicare uno spettacolo simile nella fase più sanguinosa della Prima Guerra Mondiale. Quella musica in qualche modo sembrava alludere all'assurdità della guerra. Satie introdusse per la prima volta i rumori della vita moderna in un'orchestra classica. La partitura prevedeva l'uso di una macchina da scrivere, una sirena da nebbia, una ruota della lotteria, bottiglie di vetro e colpi di rivoltella. Nelle note di sala di Parade, Guillaume Apollinaire utilizza per la prima volta una parola destinata ad avere largo seguito: surrealismo. Ma l'amicizia tra Debussy e Satie non poteva durare. Il primo era un maestro dell'orchestrazione, un compositore colto, istruito, che criticò l'amico per l'assenza di forma musicale. Gli urlò: «Ti manca la forma!». Satie tornò a casa e si mise subito a comporre. Gli serviva una forma, ma quale? Si sforzò e trovò la sua forma. Una forma, la forma di una pera, una forma di pera. La sua suite 3 pezzi a forma di pera contiene 7 pezzi. I brani sono incantevoli, in gran parte riprese da vecchie canzoni che suonava nei cabaret più malfamati di Parigi. Per Satie l'idea stessa di forma e di sviluppo formale alla maniera di Beethoven o della tradizione romantica tedesca era vecchia, pesante e insopportabilmente borghese. Mentre i compositori tedeschi costruivano enormi cattedrali sonore basate sul conflitto e sulla risoluzione, Satie rifiutava lo sviluppo per puntare all'immobilità e alla semplicità assoluta. Tutti lo credevano un idiota, ma in realtà era un nuovo tipo di artista che stava comunicando in un modo completamente inedito. Satie non era solo creativo, aveva una creatività trasformazionale. Mentre lo stile sublime e irripetibile di Debussy si sarebbe esaurito in se stesso,
Satie stava anticipando due tendenze gigantesche che sono molto vive ancora oggi, il minimalismo e l'ambient. Satie stava definendo il paesaggio sonoro in cui viviamo tuttora. Il minimalismo è una corrente musicale del 1960, si basa sulla ripetizione statica, sulla variazione infinitesimale. La ripetizione rappresenta la tassonomia ossessiva del progresso e vi contrappone un senso spirituale e orientale di trance mistica. Il minimalismo è poi filtrato nella musica pop ed oggi è ovunque. Pensate che Satie aveva inventato il minimalismo nel 1893, mi riferisco al brano Vexation, uno spartito che andrebbe suonato 840 volte, con un'aria molto seria e composta. Il primo a eseguirlo interamente fu un personaggio ancora più fuori di testa di Satie, John Cage, nel 1963. Arruolò una squadra di 10 pianisti che si diedero il cambio ogni 20 minuti. La durata dell'esibizione fu di 18 ore. Alla fine era rimasto un solo spettatore che si limitò ad applaudire e a urlare bis. La musica ambient invece nasce nel 1978, la inventa Brian Eno. È musica tanto ignorabile quanto interessante, serve a modificare l'atmosfera dello spazio in cui ti trovi e a esaltarla. Oggi l'ambient è ovunque. Pensate che Satie aveva già inventato la musica ambient nel 1917, solo che la chiamava musica d'arredamento. Satie scrisse 5 brani tra il 17 e il 23, progettati non per essere ascoltati, ma per riempire i vuoti sonori di determinati spazi e occasioni mondane. Tra i brani più noti c'è Tappezzeria in ferro battuto, da suonare in un vestibolo. Era una provocazione, la musica non era più qualcosa di sacro, ma un oggetto utilitaristico, carta da parati, tappezzeria. L'artista non era più nulla. Ma pensate che al tempo il pubblico non lo capiva e si metteva ad ascoltare in silenzio, tanto che il compositore stesso doveva andare in giro a dire «Parlate, vi prego, chiacchierate, muovetevi, non dovete ascoltare». Oggi ambient e minimalismo sono ovunque e Satie è l'arredamento principale del nostro panorama sonoro. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Commentate e condividete perché mi date una grandissima mano, mi date una mano assurda in questo modo e se volete potete sostenermi con un abbonamento su YouTube, così potete accedere a contenuti esclusivi e inoltre tenere in vita il mio progetto fondamentalmente. Date anche un'occhiata allo shop del canale. Che palle! E voi chi preferite nell'eterna sfida tra Satie e Debussy? Preferite Satie o Debussy? Vi sentite affini al messaggio politico dell'estetica di Satie? Fatemelo sapere con un bel commentone qua sotto, un bel commentone gigantesco che possa far capire chiaramente all'algoritmo che questo canale ha bisogno di più interazioni e datemi anche like e mi piace e tutte le cose che ho già detto e che ripeto sempre. Al prossimo video, ciao ciao!